Ciao e bentornati ad un nuovo trek di Viaggia e Corri con Elisa. Oggi faremo un trekking alla scoperta del lago di Pilato. Il lago di Pilato si trova al confine tra Umbria e Marche, sorge a quota 1941 metri, circondato dalle vette più alte dei Monti Sibillini, tra cui il Monte Vettore, 2476 metri. Noi, arrivando da Perugia, parcheggiamo a Forca di Presta e subito individuiamo il punto di partenza. All'ingresso del sentiero ci sono due guide che ci chiedono la nostra destinazione e ci raccomandano di fare attenzione quando scenderemo verso il lago di Pilato, dal momento che il sentiero è ghiaioso e si rischia di scivolare. A Forca di Presta siamo a 1550 metri di altezza. Iniziamo la lunga e anche un po' faticosa salita. L'ambiente che ci circonda è prevalentemente costituito da prato pascolo, con macchie residue di bosco di faggio. Miti e leggende circondano l'aura del lago di Pilato, così chiamato in quanto la leggenda racconta che nelle sue acque sarebbe stato gettato il corpo di Ponzio Pilato. Infatti l'imperatore Tito Vespasiano ordinò la sua esecuzione per non aver impedito la crocifissione di Gesù. Pilato fu caricato su un carro trainato da due bufali, che da Roma lo trasportarono fino ai Monti Sibillini e infine si gettarono nel lago. Non solo, lo scrittore francese Antoine de La Salle, nato alla fine del 1300, racconta che a partire dal XIII secolo il lago divenne luogo di ritrovo di negromanti, che evocavano gli spiriti maligni del lago, fautori di violente tempeste che distruggevano i raccolti limitrofi. Questo spinse le autorità politiche e religiose dell'epoca a vietarne l'accesso, innalzando muri a secco. L'ingresso al lago fu severamente vietato, con il rischio della pena di morte. Saliamo fino a raggiungere il rifugio Tito Zilioli, un bivacco montano a 2250 metri. Da qui la scelta è duplice: continuare sul sentiero principale, nord-est, per raggiungere la cima del Monte Vettore, oppure scendere al lago di Pilato. Fedeli ai nostri originari intenti, iniziamo la discesa verso il lago di Pilato. All'inizio il sentiero non è visibile. Si continua la discesa verso prati attraversati da lingue ancora ghiacciate, che donano al panorama uno scenario quasi lunare. Infine ci ricongiungiamo a stretti sentieri ghiaiosi a cui le guide all'inizio avevano detto di fare attenzione e che a poco ci conducono verso il lago di Pilato. Il lago di Pilato è uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino. Non ha immissari, è alimentato solo dallo scioglimento delle nevi e dalle precipitazioni, motivo per cui le sue dimensioni possono variare sia nel corso degli anni che nello stesso anno. All'interno del lago vive il chirocefalo del Marchesoni, un piccolo crostaceo di colore rosso corallo lungo circa 10 mm, noto per il suo particolare modo di nuotare, ovvero a pancia in su. Il chirocefalo depone le uova nella ghiaia, vicino alle sponde del lago dove l'acqua è più bassa, e le uova sopravvivono anche in caso di esposizione all'aria. Pertanto, se ci avviciniamo, dobbiamo fare attenzione a non calpestarle. Sembrerebbe che il lago di Pilato sia l'unico luogo al mondo in cui vive questa specie. Riprendiamo infine il cammino di ritorno. Il nostro Sportwatch avrà calcolato un percorso di circa 10 km con un dislivello in salita di 820 metri e in discesa di 780 metri. Anche questo trek è finito, grazie e al prossimo viaggio!